Ciao amici, benvenuti su Italian Pod. Siamo Alessia e Giovanni. Oggi vi proponiamo un'esperienza un po' diversa, un'ora intera dedicata all'ascolto e al shadowing, quella tecnica in cui ripetete ad alta voce quello che sentite, mentre lo ascoltate. Abbiamo pensato a una storia lunga, calma, quasi come un respiro profondo in mezzo alla giornata. Parleremo di vita, di cambiamento, di piccoli atti di coraggio e di come cresciamo, piano piano, senza quasi accorgercene. Parleremo in modo lento, chiaro, con frasi semplici. Questo non è un corso di grammatica, né un elenco di parole da imparare a memoria. È una storia vera, con emozioni vere. Se state imparando l'italiano, vi chiediamo solo 3 cose. Ascoltate con calma, ripetete le frasi ad alta voce se vi va e non abbiate fretta. Potete riascoltare questo episodio quante volte volete. Il nostro obiettivo è aiutarvi ad allenare l'orecchio, la bocca e la mente, perché cominciate a sentire l'italiano non come una lingua da decifrare, ma come qualcosa che scorre dentro di voi, naturale e vivo. Le storie ci insegnano più di 1000 regole. Ci mostrano come si parla davvero, come si ride, si riflette, si cambia idea. E oggi questa è la nostra storia. Se vi piace quello che fate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete con qualcuno che potrebbe aver bisogno di un momento tranquillo in italiano. Ora trovate un posto comodo, spegnete le distrazioni, fate un respiro profondo. E iniziamo questo viaggio insieme. Io sono Alessia, ho 30 anni e vivo in una cittadina che abbraccia il mare, ma da anni non l'ho più guardato davvero. Ogni mattina, alle 7:30, mi sveglio. Apro la finestra, come se fosse un rituale. L'aria è sempre la stessa, un po' salata, un po' fredda. Faccio un tè, lo bevo lentamente. Guardo il sole che sale dietro gli alberi. E poi vado a lavorare, sempre nello stesso modo. Ho un lavoro stabile, una casa ordinata, amici che conosco da sempre, tutto sicuro, troppo sicuro. Ero come una barca che gira in tondo, dentro un piccolo porto. Non mi muovevo, ma credevo di andare da qualche parte. Oggi è diverso. Non c'è nessun evento straordinario, nessun annuncio, nessuna crisi, solo un pensiero, silenzioso, che mi ha accompagnato per settimane. Vuoi davvero vivere così ancora per 10 anni? Non ho gridato, non ho pianto. Ho solo chiuso gli occhi prima di addormentarmi e ho fatto una promessa a me stessa. Una sola. Ogni settimana provo una cosa nuova, piccola, senza aspettative. Potrebbe essere camminare per un quartiere che non conosco, parlare con un vicino, leggere un libro che non sceglierei mai. Non importa se fallisco, non importa se mi sento imbarazzata, non importa se dura solo un giorno. L'importante è provare. Per la prima volta in tanti anni ho sentito qualcosa dentro di me. Un lieve tremore, come se un muscolo che credevo morto si stesse risvegliando. Era nervosismo e anche eccitazione. Non sapevo ancora cosa sarebbe successo, ma sapevo che non avrei più potuto tornare indietro.
La prima cosa nuova? Camminare al lavoro. Non ho cambiato orario, non ho comprato niente, non ho detto niente a nessuno. Ho solo messo le scarpe da ginnastica invece delle scarpe da ufficio e ho aperto la porta senza controllare l'orologio. L'aria, quella mattina, era diversa. Non perché fosse più fresca, era la stessa di sempre, ma perché finalmente la sentivo. Sulle guance, nei polmoni, come se l'aria avesse un suono, un odore, una forma. Il vento non era solo un elemento meteorologico, era qualcosa che mi accarezzava, leggero, come se volesse dirmi «eccoti». Le strade non erano più un percorso da percorrere in fretta, erano un paesaggio. Ho sentito il profumo del pane appena sfornato dal panificio che passavo ogni giorno senza mai fermarmi. Non sapevo che il lievito, quando si mescola al vapore del mattino, potesse sembrare un abbraccio. Ho visto un gatto, grosso e peloso, che dormiva su una panchina di legno scuro. Non aveva un collare, non aveva un padrone visibile, eppure sembrava tranquillo, come se sapesse di essere nel posto giusto, esattamente dove doveva essere. Poi ho sentito una risata. Una bambina, forse 5 anni, correva dietro a suo padre che faceva finta di scappare. Lei gridava, lui rideva e lei non cadeva mai. Non perché lui la tenesse per mano, ma perché la lasciava cadere e poi la raccoglieva. Non ho capito cosa si dicessero, non ho ascoltato le parole, ho ascoltato il tono, quel tono che non ha bisogno di traduzione. Ho pensato, quante cose ho perso, perché guardavo solo avanti, senza mai alzare gli occhi. Arrivata in ufficio ero stufa, non della camminata, ma di me stessa, di quanto fossi abituata a correre senza mai camminare. Volevo tornare a casa in autobus, ma ho resistito, perché la voce dentro di me, quella che prima era silenziosa, ora diceva: il cambiamento non inizia con un salto, inizia con un passo, e tu hai già fatto il primo. La settimana dopo ho parlato con Marco. Non era un amico, era un collega. Sempre educato, sempre distante. Ci salutavamo con un buongiorno e basta. Quel giorno ho visto che aveva in mano un libro. Il giardino segreto. Lo conoscevo. L'ho letto da bambina. Ho detto senza pensarci: anch'io l'ho amato. Lui ha alzato gli occhi, ha sorriso e ha detto: mia madre me lo leggeva ogni sera, prima di dormire. Abbiamo parlato per 20 minuti, di libri, di cibo, di come il pane di una certa panetteria a Lucca sa di infanzia. Non ho detto niente di importante, non ho raccontato la mia vita, non ho chiesto niente di profondo. Eppure, quando mi sono seduta alla mia scrivania, ho sentito qualcosa di strano. Non ero sola. Non perché Marco mi avesse fatto un regalo, ma perché avevo smesso di immaginare che fosse diverso da me. Mi ero convinta che fosse distante, freddo, indifferente. In realtà era solo come me, con le sue paure, i suoi ricordi, i suoi silenzi. E io avevo costruito un muro di ipotesi e lo avevo creduto reale. Ho capito allora che la maggior parte delle mie paure non erano nel mondo, erano nella mia testa, e quelle potevo cambiarle.
La settimana dopo ho preso un sentiero che portava verso la scogliera. Non l'avevo mai fatto. Non perché fosse pericoloso, ma perché non mi sembrava utile. Camminavo e pensavo, perché lo faccio? A cosa serve? Poi ho visto un vecchio pescatore, seduto su una roccia, con un cappello di paglia e un secchio vuoto. Non aveva pescato niente, ma sorrideva. Mi ha fatto un cenno con la testa. Io ho sorriso. Non ho detto nulla. E lui non ha detto nulla. Eppure in quel silenzio ho capito qualcosa di più grande di tutte le mie domande. Non tutto ciò che conta ha un risultato. A volte basta essere, basta camminare, basta guardare, basta stare. E quella settimana ho scritto sul mio taccuino, con una penna che non usavo da anni, ho imparato a vedere senza cercare di cambiare. Ogni sera prima del tramonto cammino lungo il molo vecchio. Non per esercizio, non per pensare, solo perché è l'unico posto dove il rumore della città si spegne e il mare parla da solo. Quella sera ho visto Samuel. Lo conoscevo di vista, lo avevo incrociato 100 volte, 80 anni forse, sempre con lo stesso cappotto grigio, le mani in tasca, lo sguardo che non cercava niente. Mi ha salutato con un cenno. Io ho risposto, come sempre. Poi, senza motivo, mi sono fermato. «Fa fresco oggi», ho detto. Lui non ha risposto subito. Ha guardato l'orizzonte come se stesse aspettando qualcosa. Poi, «Sì, ma il mare non sente il freddo». Ho sorriso, pensando fosse una frase da vecchio saggio, ma lui non parlava per essere profondo. Parlava perché lo sentiva. «È il mio amico più antico», ha aggiunto. Non ho detto nulla, non ho chiesto perché, non ho cercato di riempire il silenzio. E lui ha continuato come se avesse già deciso che avrei ascoltato. «Le onde non sono mai uguali. A volte sono calme, quasi dormono. A volte ti prendono, ti sollevano, ti fanno paura, ma non smettono mai di muoversi. Nemmeno quando il vento si ferma, nemmeno quando nessuno le guarda». Ha fatto una pausa. Ha raccolto un ciottolo dalla sabbia. Lo ha tenuto in mano, come se fosse vivo. La vita è così. Non aspetta che tu sia pronto. Non ti chiede permesso. Si muove. E tu? Tu ti fermi. Ti aggrappi. Cerchi di controllarla. Ma il mare non ti ascolta. Eppure, se ascolti lui, ti insegna tutto. Ho sentito qualcosa dentro di me che si sbriciolava. Per anni avevo cercato di ordinare tutto. I miei giorni, i miei pensieri, le mie emozioni. Volevo che tutto avesse un senso, una ragione, una data di scadenza. Volevo sapere cosa sarebbe successo domani. Volevo controllare il risultato. Ma Samuel non aveva bisogno di controllare niente. Era lì, seduto, ascoltando. «Cresciamo», ha detto, senza guardarmi, «quando ascoltiamo gli altri, quando ascoltiamo il vento, quando ascoltiamo il silenzio tra una parola e l'altra, e soprattutto quando ascoltiamo noi stessi, senza cercare di correggerci». Ho pensato, io non ascolto, io rispondo. Mi avevano insegnato a parlare bene, a rispondere in modo intelligente, a sembrare sicuro. Ma nessuno mi aveva insegnato a stare in silenzio e lasciare che qualcosa mi parlasse. Quella sera ho tirato fuori il mio taccuino, non per scrivere idee, non per annotare frasi,
Ho scritto una sola parola. Ascoltare. E ho capito che non era un verbo. Era un atto coraggioso. Perché ascoltare vuol dire smettere di parlare. Vuol dire rinunciare alla certezza. Vuol dire permettere che qualcosa ti cambi senza sapere come. Quando sono tornato a casa, ho aperto la finestra. Non ho acceso la luce. Ho chiuso gli occhi e ho ascoltato. Il respiro. Il fruscio delle tende. Il lontano rumore di un treno. Il battito del mio cuore. E per la prima volta in molti anni non ho cercato di interpretarlo. Ho solo lasciato che fosse. Samuel non mi ha insegnato niente. Mi ha solo mostrato che non serve sapere tutto. Basta essere presenti e ascoltare. La settimana dopo ho fatto una cosa che per anni avevo evitato a tutti i costi. Ho parlato in una riunione di lavoro. Non era una grande presentazione, non c'era un pubblico, solo 5 colleghi, intorno a un tavolo di legno scuro, con caffè freddo e appunti sparsi. Ma per me era come stare su un palco davanti a 1000 persone. Per giorni ho ripetuto mentalmente quello che avrei detto. Poi ho cancellato tutto. Poi ho riprovato. Alla fine ho deciso. Non avrei preparato niente. Avrei parlato con le parole che avevo in quel momento. Quando è arrivato il mio turno, le mani tremavano. La voce usciva più bassa del solito, ma ho parlato. E nessuno ha riso. Nessuno mi ha interrotto. Nessuno ha detto che era sbagliato. Al contrario, una collega ha annuito. Un'altra ha fatto una domanda, con gentilezza. Dopo ho sentito una calma strana. Non era trionfo, era qualcosa di più profondo. Ho capito che il coraggio non è l'assenza di paura. È fare comunque ciò che devi fare, anche se il cuore ti batte così forte da sembrare un tamburo. Io, invece, ho fallito. Ho iscritto a un corso di pittura. Non so perché. Forse per dimostrare a me stesso che potevo fare qualcosa di completamente inutile. Qualcosa senza obiettivo, senza risultato. La prima lezione. Rappresenta un ricordo felice, ha detto l'insegnante. Ho pensato a mia nonna, al suo orto, al sole che filtrava tra le foglie di pomodoro. Ho preso il pennello, ho mescolato i colori e ho fatto un disastro. I contorni erano sbavati, i colori si mescolavano in modo innaturale, il quadro non assomigliava a niente. A un certo punto ho messo giù il pennello e ho pensato: perché ci provo? Non sono un artista. Non lo sarò mai. Ma poi, durante la pausa, un uomo accanto a me, non un pittore, solo un pensionato che dipingeva per noia, ha guardato il mio quadro e ha detto: «È pieno di luce». Non era vero. Ma in quel momento lo era, perché non stava giudicando il risultato, stava guardando l'intenzione. Ho capito allora che il fallimento non è l'opposto della crescita, ne è una parte necessaria, come la pioggia, come il vento, come il buio prima dell'alba. Quella sera ho scritto sul mio taccuino: «Oggi ho fallito» e ne sono grato. Ma la lezione più difficile è stata un'altra. Avevo cominciato a sentire una pressione silenziosa. Non veniva da fuori, veniva da dentro. Volevo vedere risultati subito. Volevo provare una cosa nuova e subito sentirmi diversa. Più coraggiosa, più saggia, più forte. Invece mi svegliavo la mattina e mi sentivo ancora me stessa, con le stesse paure, con le stesse domande. Un pomeriggio, mentre camminavo vicino al mare,
ho incontrato di nuovo Samuel. Gli ho raccontato tutto, la frustrazione, l'impazienza. Lui ha sorriso, come se conoscesse quella strada da una vita intera. Non puoi urlare a un fiore, mi ha detto, e dirgli cresci più in fretta. Ho riso, ma dentro ho sentito un peso sciogliersi, perché avevo dimenticato una cosa semplice. La crescita non è un compito, è un processo. Non puoi forzarla, puoi solo creare le condizioni perché accada. Acqua, luce, pazienza, tempo. Quella sera ho scritto una lettera a me stessa. Non era lunga, non era perfetta. Diceva solo: grazie per non aver mollato. Grazie per aver avuto paura e aver provato lo stesso. Grazie per essere gentile anche quando ti senti inadeguata. Ho capito allora che essere gentile con me stessa non era un segno di debolezza, era l'atto più coraggioso che potessi compiere. Perché per anni avevo parlato a me stessa come a una nemica. Ora volevo parlare come a un'amica. E quella notte, per la prima volta, ho dormito senza quel nodo nello stomaco, perché mi ero finalmente permessa di essere umana. Ho cominciato a andare al centro sociale ogni mercoledì pomeriggio. Non per essere buono, non per farmi bello agli occhi degli altri, perché dopo aver imparato ad ascoltare, ho capito che non potevo farlo da solo. Non sapevo cosa aspettarmi. Pensavo a vecchi che parlavano di tempi passati, a donne che versavano tè in tazze consumate. Invece c'era un ragazzo di 20 anni che disegnava fiori su pezzi di cartone. Una donna che raccontava storie di Cuba, in un italiano incerto ma pieno di ritmo. Un anziano che non parlava mai, ma ogni volta che entravi ti metteva in mano un biscotto, come se fosse un segreto. Non ho cercato di cambiare nessuno. Non ho cercato di essere utile. Sono entrato, mi sono seduto e ho ascoltato. Una volta la donna di Cuba mi ha chiesto: «Tu, Giovanni, cosa ti fa sentire vivo?» Non ho risposto subito. Ho guardato il ragazzo che disegnava. Ho guardato il biscotto che ancora avevo in tasca. Ho pensato al mare. Ho detto: quando sento che qualcuno mi parla e io non ho bisogno di rispondere. Lei ha annuito, come se avesse capito tutto, e non ha più fatto domande. Nessuno mi ha ringraziato, nessuno mi ha detto che ero importante, ma una sera, mentre uscivo, il ragazzo dei fiori mi ha fermato. «Tu sei diverso dagli altri», ha detto. «Come?» ho chiesto. «Gli altri vengono per fare qualcosa. Tu vieni solo per stare». Non ho saputo cosa rispondere, ma ho capito che la crescita non è un viaggio solitario, è un tessuto, e ogni filo che incontri, anche il più sottile, lo rinforza. Ho trovato il taccuino nel cassetto dietro gli asciugamani. Lo avevo comprato quando avevo 20 anni. Lo riempivo di sogni grandi. Viaggiare da sola, scrivere un libro, cambiare città, amare senza paura. Oggi ho aperto le pagine e ho letto cose che non riconoscevo più, non perché non fossero vere, ma perché non erano più mie. Ero diversa, non perché
avessi realizzato tutti quei sogni, perché avevo smesso di tenerli come obblighi. Ho pensato, forse non ho fallito. Forse ho semplicemente cresciuto. Ho preso un foglio di carta bianca, ho scritto «Lascio andare il sogno di essere perfetta». Poi lascio andare il bisogno di dimostrare qualcosa. Poi lascio andare l'idea che la crescita debba essere visibile. Ho strappato le pagine. Non le ho bruciate. Non le ho gettate nel cestino. Le ho portate al mare. Le ho lasciate cadere sulla sabbia vicino alle onde che si avvicinavano, lente, come se avessero tempo per tutto. Una alla volta le hanno coperte, le hanno mescolate con il sale, le hanno portate via. Non era un addio, era un riconoscimento. Alcuni sogni non muoiono, si trasformano, come le onde, come le stagioni, come le persone. Quella sera ho scritto sul mio nuovo taccuino: oggi ho lasciato andare e non ho aggiunto niente, perché non serviva. Ha deciso di passare un giorno intero senza parlare, senza musica, senza schermi, senza nemmeno un libro. Solo me, il silenzio e il rumore del mio respiro. All'inizio era come essere abbandonata dentro un'isola senza voce. La mente correva, cercava qualcosa da riempire, un pensiero, una domanda, un rumore. Poi, verso mezzogiorno, qualcosa si è placato. Ho sentito il battito del mio cuore. Non come un segnale di ansia, ma come un ritmo. Come un vecchio tamburo che batteva dentro il petto, lento, costante. Ho guardato le ombre che si muovevano sul pavimento. Ho ascoltato il fruscio delle foglie fuori dalla finestra. Ho sentito il peso del cuscino sotto la testa e ho capito che non era solo un oggetto, era un sostegno. E all'improvviso ho capito. Il silenzio non è vuoto, è pieno di tutto ciò che non abbiamo mai avuto il coraggio di sentire, le paure che nascondiamo dietro le parole, le ferite che chiamiamo normali, le domande che abbiamo imparato a ignorare. Quel giorno non ho trovato risposte, ho trovato spazio. Per la prima volta ho potuto stare con me stessa, senza doverla giustificare. Ho cominciato a correre. Non perché volessi essere più veloce, non perché volessi dimagrire, perché volevo capire cosa significasse fare qualcosa senza un obiettivo. La prima volta ho corso 5 minuti e ho pensato è troppo. La seconda 7. La terza 10. Ogni volta mi dicevo domani ne farò di più. Ma non era vero. Non era una sfida. Era un'abitudine. E poi un mattino ho corso 1 ora. Non ho controllato il tempo, non ho guardato il GPS, non ho pensato a quanto mancava. Ho solo corso. E ho capito che la pazienza non è aspettare che qualcosa accada. È fidarsi che ogni passo, anche il più piccolo, ti porti più lontano di quanto tu possa vedere. Non è una questione di forza,
È una questione di fedeltà. Fedeltà a te stesso, fedeltà al movimento, fedeltà al fatto che, anche quando non vedi cambiamenti, qualcosa si sta trasformando. Ho scritto sul taccuino: la pazienza non è aspettare, è avere fiducia che piccole azioni porteranno grandi cambiamenti. E ho capito che non era una frase, era una promessa. Ogni sera, prima di spegnere la luce, scrivo 3 cose per cui sono grata. Non sono grandi cose, non sono miracoli. Una volta il calore del tè che mi ha scaldato le mani mentre pioveva. Un'altra il silenzio di mio fratello, che non ha chiesto niente quando ho detto che non andava bene. Un'altra ancora il profumo di un libro vecchio che ho trovato in un banco dell'usato. Non le scrivo per essere positiva, le scrivo per ricordarmi che la vita non è solo ciò che manca, è anche ciò che è lì, silenzioso, e che ho dimenticato di vedere. La gratitudine non cambia le cose, cambia il modo in cui le senti. Ho conosciuto Leo al centro sociale. Timido, parla a voce bassa, guarda sempre per terra. Un giorno mi ha chiesto, quasi senza respirare: «Tu credi che si possa cambiare?» Non ho risposto subito. Ho pensato a Samuel, a Alessia, a me stesso, che un anno fa non sapeva cosa fosse ascoltare. Ho detto: non so se si può cambiare, ma so che puoi cominciare. Lui ha annuito e per la prima volta mi ha guardato negli occhi. Oggi ha iniziato a leggere ad alta voce ai bambini, ogni venerdì. Non è perfetto. A volte si blocca, a volte arrossisce, ma lo fa. E quando lo fa, io lo ascolto, come Samuel mi ha insegnato, come Alessia mi ha insegnato, come il silenzio mi ha insegnato. E ho capito che la crescita non finisce mai. E quando cresci non ti allontani dagli altri, crei spazio per loro. Perché la vera crescita non è salire in alto, è aprire una porta e lasciare che qualcun altro entri. Ho scritto quella sera: la crescita si moltiplica quando è condivisa. E ho capito che non era una verità, era un dono. Io non so se sono diversa. Non sento un cambiamento grande, come un uragano. Sento solo che alcune cose non mi pesano più come prima. Il silenzio non è più un vuoto da riempire. La paura non è più un muro da abbattere. E il fatto di non essere perfetta non è più un fallimento, è solo essere qui. E io non ho più bisogno di controllare ogni respiro. Non cerco più di avere la risposta giusta prima che la domanda sia finita. Ho imparato che non devo capire tutto per andare avanti. Basta camminare. Guarda le stagioni. La primavera non arriva con un annuncio. Non c'è un momento in cui dici «Ecco, è arrivata». La neve si scioglie lentamente. I rami si scuriscono. Poi, un giorno, ti accorgi che c'è un fiore e ti chiedi «Quando è spuntato?» Noi non siamo diversi da quel fiore. La persona che cammina oggi non è la stessa di un anno fa. Non perché ha fatto cose straordinarie, ma perché ha continuato, anche nei giorni in cui non sapeva perché, anche quando aveva paura, anche quando si sentiva bloccata. La crescita non grida,
Non ha un applauso, non ha un traguardo. È silenziosa, è piccola, è fatta di tazze di tè, di passi, di parole dette a voce bassa, di silenzi accettati. E quando ti guardi indietro, davvero indietro, non solo con la mente ma con il cuore, vedi che non sei rimasto nello stesso posto. Hai camminato, anche se non lo sapevi. Non devi essere perfetto. Non devi essere più veloce degli altri. Non devi avere tutte le risposte. Ci saranno giorni in cui ti alzerai e vorrai tornare indietro, e giorni in cui ti sentirai leggero, come se l'aria ti portasse. Entrambi fanno parte del cammino. Non c'è un modo giusto per crescere. C'è solo il tuo modo. E il tuo modo è già abbastanza. Non avere fretta, non paragonarti, non cercare di dimostrare nulla a nessuno, neanche a te stesso. Festeggia il fatto che ti sei alzato, che hai camminato, che hai ascoltato, anche solo per un momento. E quando ti senti stanco, smetti, riposa, ma non fermarti del tutto, perché il viaggio non è mai finito e non è mai stato un traguardo. È il passo, è il respiro, è il silenzio tra una parola e l'altra. Grazie mille per averci ascoltato oggi. Continua a imparare, continua a praticare. E soprattutto, continua a credere in te, anche quando non ti senti abbastanza. Specialmente allora. Ciao!